Ciao, buonasera a tutti. Sono Luca e faccio il fotografo. Questo vuol dire che in tempi non sospetti, cioè circa 20 anni fa, ho deciso di esprimermi attraverso le immagini e le fotografie. Questa sera devo parlare e quindi vi chiedo scusa già da adesso e spero mi scuserete se non sarò così preciso come mi piace essere o come cerco di essere quando fotografo e con le mie fotografie. Circa 5 anni fa ho pensato di iniziare un progetto fotografico che mi permettesse di conoscere meglio me stesso e chi mi sta intorno. Ho iniziato così Almost Europe, un progetto di fotografia indipendente che indagasse per documentare la vita quotidiana europea e i meccanismi delicati che regolano i rapporti fra gli abitanti, fra le genti della terra dall'ampio sguardo. L'Europa, nel suo significato etimologico. La terra dall'ampio sguardo. L'Europa. Ho pensato che il modo migliore per realizzare questo intento fosse partire per un viaggio esplorativo, partire alla ricerca dell'Europa. E io, convinto che conoscere meglio, capire meglio la mia identità di europeo mi potesse aiutare a confrontarmi meglio con il resto del mondo, ho iniziato a viaggiare. Io, il mio zaino, la mia macchina fotografica, il mio passaporto e, cosa più importante, le mie domande. Una di queste domande che mi ha seguito in questi 5 anni di progetto e che ancora mi risuona nelle orecchie, è molto semplice ma anche molto difficile allo stesso tempo. Ed è: cos'è per me l'Europa? Se lo chiedessi a ognuno di voi, riceverei circa 200 risposte diverse, come è anche giusto che sia. Anch'io nel mio piccolo ho cercato di dare la mia risposta a questa domanda e ho cercato di dare una risposta girando in lungo e in largo, viaggiando in lungo e in largo per l'Europa e andando a zonzo per 46 città europee. E quando dico in lungo e in largo e dico a zonzo, lo dico proprio perché è quello che ho fatto. Cioè mi sono immaginato delle traiettorie, dei viaggi, dei percorsi che mi permettessero di attraversare da una parte a quell'altra il nostro continente. Da principio il primo viaggio che ho fatto è stato nell'Est Europa, un viaggio al di là della cortina blu, che è quel nuovo immaginario confine che si è creato dopo l'ultimo allargamento a est della comunità europea. Sono partito da Kaliningrad, sul Mar Baltico, che è un'exclave russa in territorio europeo, al confine costretta fra Polonia e Repubbliche Baltiche. E sono sceso a sud, verso Istanbul, attraversando Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Transnistria, e poi in nave nel Mar Nero fino a Istanbul. Questo primo viaggio è anche quello che ha dato il nome a tutto il progetto, Almost Europe. Potete immaginare da soli perché Almost Europe, perché quasi Europa. Lì siamo in un limbo a cavallo fra un ex impero e una economia europea. Negli anni successivi, negli ultimi 3 anni quindi, ho fatto invece dei viaggi all'interno di quella che noi consideriamo l'Europa comunitaria, con qualche eccezione naturalmente. Ho viaggiato quindi dal nord della Norvegia, da Narvik, e sono sceso fino a Pozzallo nel sud della Sicilia. Poi ho viaggiato da ovest a est, da Lisbona a San Pietroburgo. E quest'anno ho intrapreso un viaggio invece in un'immaginaria diagonale, da Cipro fino all'Islanda. E dopo tutti questi chilometri, dopo tutti questi incontri, che cos'è alla fine l'Europa per me? La risposta per me sta nelle fotografie. Sarò sincero con voi, alla fine tutti i chilometri che ho percorso, le persone che ho incontrato, non sono serviti a chiarirmi tanto le idee. Mi sono reso conto però che il titolo che mi ero immaginato, Almost Europe, quasi Europa, si adatta bene sia all'Europa dell'Est, nel suo essere sempre in bilico
come dicevo prima, tra Comunità Europea e Federazione Russa, come anche si adatta bene all'Europa dei 28, sempre alla ricerca di un'identità, affascinante perché incompiuta nella sua personalità, e così ricca di sfaccettature, e quindi, a suo modo, anch'essa Almost Europe. Un'Europa intelligente e talentuosa, ma spesso incapace di valorizzarsi, che pecca un po' in consapevolezza. Vi ricordate a scuola? A me lo dicevano sempre. Il ragazzo è intelligente ma non si applica. Ecco, quella frase mi ha seguito per anni. E oggi, quando penso all'Europa, un po' mi torna in mente, anche se credo che qualcosa, piano piano, stia cambiando. Senza sottovalutare la veemenza populista, la deriva ideologica e politica che ne consegue, che poi trova terreno fertile nella proverbiale lentezza delle istituzioni europee e nella percezione dei cittadini di un'istituzione burocratica, formale, fiscale, algida, lontana dai reali bisogni dei cittadini. Ecco, senza sottovalutare questi aspetti, credo che una nuova generazione europea stia crescendo, e non solo dal basso. Sono diversi i fattori che stanno contribuendo a questa lenta ma prolifica maturazione. Si pensi alla generazione Erasmus, a tutti i cittadini coinvolti in comunità di economia dello scambio, alle possibilità che abbiamo noi che risiediamo nell'area Schengen, ma anche alle grandi crisi in atto, quella economica e quella umanitaria, che ci stanno costringendo, ma anche dando la grande opportunità di pensare in maniera diversa. I buoni sentimenti europeisti, fino a pochi anni fa, erano esclusivi delle elite intellettuali e delle lobby di potere. Oggi una larga fetta della società, quella più matura, emancipata, colta e partecipativa, si pone la questione europea come irrinunciabile. Cos'è l'Europa? È una domanda a cui sentiamo di dover dare una risposta per arrivare pronti ad affrontare questioni e problematiche che la storia ci sottoporrà, sicuramente. In una parola, i cittadini europei sentono la necessità di partecipare. E anche grazie a questa sensibilità nuova che io ho potuto viaggiare per mesi, conoscendo così tante persone, spendendo così pochi soldi, fra le altre cose. Di treno in treno, di città in città, di divano in divano, in autobus, in treno, in nave, quando necessario, camminando e fotografando. Ho incontrato persone ben disposte all'accoglienza, allo scambio, che non si sono limitate a ospitarmi o a offrirmi un letto o un pasto caldo. Hanno voluto confrontarsi, hanno voluto capire, hanno voluto mettersi in gioco, mi hanno accompagnato. E questo non è così scontato. Camminare, osservare, confrontarsi. Sono azioni che hanno manifestato l'intelligenza dell'uomo e ne hanno segnato la crescita evolutiva. Oggi queste stesse azioni sono diventate rare e preziose, tanto da aver assunto un significato politico, in contrapposizione allo spaesamento dell'uomo post-industriale e alla perdita delle nostre capacità critiche, di scelta e di orientamento. L'attraversamento di un territorio corrisponde per me alla sua riconquista. Camminare senza meta mi permette di creare una mappa immaginaria e di realizzare il sogno della parità d'accesso, dell'autonomia di movimento, della dissoluzione del controllo. Quando fotografo la città, la folla e la moltitudine sono gli elementi che pungolano la mia curiosità e la mia necessità di sovvertire un destino di solitudine, di indifferenza, estraneità, a cui però mi abbandono per farne virtù. Sfrutto l'anonimato per immergermi nella massa frettolosa, con lentezza. Non faccio nulla, ma inseguo ogni cosa. Fermo a un crocevia, attendo solo che accada qualcosa. Sono attento solo a ciò che accade in quell'istante. Mentre tutto intorno vive l'equilibrio caotico degli attimi, delle coincidenze, degli incontri, ne divento l'unico spettatore volontario.
Nessuno si accorge che sto guardando, nessuno immagina che io fotografando stia rubando per non disperderlo ciò che abbiamo di più fugace e importante, che è il patrimonio della nostra quotidianità, la ricchezza dei suoi gesti in via d'estinzione, le sue meraviglie effimere e potenti, il significato dei nostri percorsi, il senso delle nostre abitudini. Oltre la durezza delle città, lo spettacolo urbano offre uno scenario poetico. Non so dire se la banalità dei consumi, un'urbanizzazione violenta, l'invasione delle automobili, altri fattori di progresso abbiano davvero declassato il fantastico piacere anche di una semplice passeggiata. Di certo però la nostra immaginazione è oggi inondata ogni giorno da informazioni sempre più vuote che ci procurano un'illusoria sensazione di libertà, a discapito di una nostra spontanea e reale partecipazione al mondo che ci circonda. Alzare la testa e camminare, incontrarsi, diventa allora una sfida. Sollevare lo sguardo dai smart devices, dai telefonini, veri assassini dei nostri tempi morti, deviare dall'alienazione dei tragitti obbligatori, sbarazzarsi degli automatismi e riguadagnare l'adesso e il qui, per trovarci a inseguire con occhi nuovi il palloncino che, una volta lasciata la presa, svolazzerà lontano, portato dal vento della casualità. Nel mio piccolo, questa è la mia Europa e queste sono le mie risposte.